Ciao a tutti di nuovo. Sono ancora qui, carica di entusiasmo, perché ho ricevuto un sacco di commenti e domande sulla storia di Neslihan e Burak. Siete stati incredibili. Molti di voi si sono identificati con la loro storia, altri hanno espresso curiosità su alcuni dettagli. Ebbene, oggi sono qui per soddisfare la vostra sete di conoscenza e per svelarvi ancora più particolari su questo amore inaspettato che ha fatto sognare tanti di voi. Se la prima parte della storia vi ha tenuto col fiato sospeso, preparatevi, perché quello che sto per raccontarvi è ancora più sorprendente. Ci immergeremo più a fondo nelle loro vite, nelle loro difficoltà e nelle loro passioni, scoprendo come un semplice errore di prenotazione ha cambiato per sempre il corso del loro destino. Ma prima, un piccolo ripasso per chi si è unito a noi solo ora: Neslihan, la fotografa sognatrice di Istanbul, e Burak, l'uomo d'affari pragmatico di Londra. Si sono trovati a condividere una stanza d'albergo in Cappadocia a causa di un errore di prenotazione. Due mondi apparentemente incompatibili si sono scontrati, dando vita a una storia d'amore inaspettata e travolgente. Bene, ora che abbiamo rinfrescato la memoria, riprendiamo il filo del discorso e scopriamo cosa è successo dopo i primi giorni di imbarazzo e silenzio. Come vi ho detto, Neslihan tornò in hotel con delle foto mozzafiato del tramonto sulle mongolfiere. Quelle immagini catturarono l'attenzione di Burak, aprendo una breccia nel suo mondo fatto di numeri e grafici. Ma non fu solo la bellezza delle foto a colpirlo. Fu anche la passione e l'entusiasmo con cui Neslihan le descriveva. Quella sera, dopo aver ammirato le foto, Burak le chiese: «Cosa ti spinge a fare tutto questo? Cosa cerchi nella fotografia?» Neslihan sorrise e rispose: «Cerco di catturare l'anima delle cose. Cerco la bellezza nascosta in ogni angolo del mondo. Voglio mostrare agli altri quello che vedo io, voglio farli emozionare attraverso le mie immagini». Burak rimase colpito dalla profondità delle sue parole. In quel momento si rese conto che Neslihan non era solo una fotografa, ma un artista con una visione unica e una sensibilità straordinaria. Da quel giorno iniziarono a parlare sempre di più. Durante la colazione si raccontavano i loro progetti per la giornata. La sera, dopo cena, si sedevano in terrazza ad ammirare le stelle e a condividere i loro pensieri e le loro emozioni. Neslihan gli parlò della sua famiglia, delle sue radici e del suo amore per Istanbul. Gli raccontò dei suoi viaggi, delle sue avventure e delle persone che aveva incontrato lungo il cammino. Burak, a sua volta, le parlò del suo lavoro, delle sue ambizioni e delle sue difficoltà. Le spiegò il significato dei numeri e dei grafici, cercando di renderli comprensibili al suo occhio artistico. E pian piano, mentre si raccontavano le loro vite, scoprirono di avere più in comune di quanto pensassero. Entrambi erano persone ambiziose, determinate e appassionate. Entrambi cercavano la felicità e la realizzazione personale. Ma soprattutto, entrambi erano stanchi della solitudine e desideravano trovare un amore vero e sincero. Un giorno, mentre erano seduti in un caffè tipico della Cappadocia, Neslihan chiese a Burak: «Perché sei così concentrato sul lavoro? Non ti manca qualcosa nella vita?» Burak sospirò e rispose: «Sì, mi manca. Mi manca la compagnia, mi manca l'amore, mi manca la possibilità di condividere la mia vita con qualcuno». Aggiunse: «Ho sempre pensato che il successo professionale fosse la cosa più importante. Ma ora mi rendo conto che non è così. Il successo non ha valore se non hai nessuno con cui condividerlo». Neslihan lo guardò negli occhi e gli disse: «Non è mai troppo tardi per cambiare. Non è mai troppo tardi per trovare l'amore». Quelle parole colpirono Burak nel profondo. Si rese conto che Neslihan aveva ragione. Non doveva più rimandare la sua felicità. Doveva cogliere l'attimo e seguire il suo cuore. Quella sera, dopo essere tornati in hotel, Burak prese il coraggio a due mani e confessò a Neslihan i suoi sentimenti. «Neslihan, devo dirti una cosa. In questi giorni, ho imparato a conoscerti e ad apprezzarti. Mi hai fatto vedere il mondo sotto una luce diversa. Mi hai fatto capire che c'è molto di più nella vita oltre al lavoro. E soprattutto, mi hai fatto innamorare». Neslihan rimase senza parole. Non si aspettava una dichiarazione del genere. Anche lei provava qualcosa di forte per Burak, ma aveva paura di illudersi. «Burak, anche io provo qualcosa per te. Ma ho paura. Abbiamo vite troppo diverse. Non so se una relazione tra noi potrebbe funzionare». Burak le prese la mano e le disse: «Non devi avere paura. L'amore supera ogni ostacolo. Sono disposto a fare qualsiasi cosa per stare con te». Quelle parole convinsero Neslihan a lasciarsi andare. Si abbandonò all'amore e baciò Burak con passione.
Da quel momento, la loro storia d'amore divenne ancora più intensa. Passavano ogni istante insieme, esplorando la Cappadocia e scoprendo angoli nascosti. Si scattavano foto a vicenda, immortalando i loro momenti di felicità. Ma la loro felicità era destinata a durare poco. Il viaggio di lavoro di Burak stava per finire. Doveva tornare a Londra e riprendere la sua vita di sempre. La sera prima della partenza, Neslihan era triste e malinconica. Sapeva che la distanza avrebbe reso difficile la loro relazione. «Cosa succederà quando tornerai a Londra?» chiese Neslihan. «Ci dimenticheremo l'uno dell'altra?» Burak la strinse forte tra le braccia e le rispose: «Non succederà mai. Ti prometto che tornerò a trovarti. Ti prometto che faremo tutto il possibile per far funzionare la nostra relazione». Il giorno dopo, Burak partì per Londra. Neslihan rimase in Cappadocia, con il cuore spezzato. I primi giorni dopo la partenza di Burak furono difficili. Neslihan si sentiva sola e persa. Le mancava la sua presenza, la sua voce, il suo sorriso. Cercava di distrarsi con il lavoro, ma non ci riusciva. Ogni cosa le ricordava Burak. Anche Burak si sentiva male. Gli mancava Neslihan più di quanto avesse mai immaginato. Non riusciva a concentrarsi sul lavoro e pensava solo a lei. Decise che doveva fare qualcosa. Non poteva lasciare che la distanza distruggesse il loro amore. Così, prese una decisione importante. Si licenziò dal suo lavoro e prenotò un volo per Istanbul. Arrivato a Istanbul, si recò direttamente a casa di Neslihan. Quando lei aprì la porta, rimase senza parole. «Burak, cosa ci fai qui?» chiese Neslihan. Burak le sorrise e le rispose: «Sono venuto per te. Sono venuto per stare con te. Ho capito che non posso vivere senza di te». Neslihan lo abbracciò forte e lo baciò con passione. Era felice come non lo era mai stata prima. Da quel giorno, Burak e Neslihan iniziarono una nuova vita insieme a Istanbul. Burak trovò un lavoro come consulente freelance, il che gli permise di avere più tempo libero e di viaggiare con Neslihan. Insieme, esplorarono la Turchia e il mondo. Scattarono foto meravigliose e vissero avventure indimenticabili. Il loro amore divenne sempre più forte e profondo. Si sostennero a vicenda nei momenti difficili e si celebrarono a vicenda nei momenti felici. Dopo qualche anno, decisero di sposarsi. La cerimonia si svolse in Cappadocia, nel luogo dove si erano incontrati per la prima volta. Fu un matrimonio bellissimo, pieno di amore e di gioia. Tutti i loro amici e familiari erano presenti per celebrare la loro unione. Burak e Neslihan vissero felici e contenti per il resto della loro vita. La loro storia d'amore è un esempio di come il destino può cambiare il corso delle nostre vite e di come l'amore può superare ogni ostacolo. Ed eccoci giunti alla fine di questa storia incredibile. Spero che vi sia piaciuta e che vi abbia fatto sognare un po'. Volevo aggiungere un piccolo dettaglio. Molti di voi mi hanno chiesto se Burak ha mai ripreso a fare l'uomo d'affari. La risposta è sì, ma in un modo completamente diverso. Insieme a Neslihan, ha creato un'agenzia di viaggi che organizza tour fotografici in tutto il mondo. In questo modo, ha potuto unire la sua passione per il business con l'amore di Neslihan per la fotografia. E cosa ne pensate di questa evoluzione? Non è fantastico come la vita possa portarci a reinventarci e a trovare un equilibrio tra le nostre passioni e le nostre responsabilità? Ora, tocca a voi. Voglio sapere cosa vi ha colpito di più di questa storia. Qual è il messaggio che vi portate a casa? Lasciate un commento qui sotto e condividete le vostre riflessioni con me. E, come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Attivate la campanella per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Grazie ancora per il vostro supporto e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio!